Ciao, oggi vi faccio vedere come realizzare questa campanella. Vi servirà un filato di lurex del colore che volete. Io per fare questo tutorial utilizzerò il colore argento. Non saprei dirvi la marca perché questa è la targhetta, grammi 25 e basta, non c'è scritto nient'altro. L'ho comprato ad un mercatino, ma penso che lo troverete in qualunque merceria. Poi vi servirà un uncinetto da 1,75 mm, non so se si legge, 1,75, una forma in polistirolo, questa forma di campana di polistirolo, io l'ho rivestita con la pellicola perché poi sarà più facile staccare la campana dal polistirolo. Per indurire per indurire la campana poi vi servirà la colla vinilica. Io qui ho un barattolone da 1 chilo ma ne servirà poca. Va bene, cominciamo e avviamo 5 catenelle. Quindi facciamo il cappietto iniziale. Allora, vi dico subito che se decidete di usare il lurex, questo filato di lurex, dovrete armarvi di tanta pazienza perché è un po' più antipatico da lavorare, in quanto tutti i vari fili di lurex che vanno a comporre questo filo unico tendono un po' a sfilacciarsi, quindi dovete lavorarlo con tanta pazienza e con molta calma. Allora, avviamo le 5 catenelle. 1, 2, 3, 4 e 5. E facciamo un punto bassissimo nella prima catenella lavorata. 3 catenelle. 1, 2, 3 e dobbiamo fare all'interno che queste 3 catenelle sostituiscono la prima maglia alta e all'interno del cerchio creato con le 5 catenelle dobbiamo eseguire altri 11 punti alti. Ci vediamo direttamente alla fine. Eseguiamo un punto bassissimo sulla terza delle prime 3 catenelle lavorate. Ok, e questo è il nostro primo giro. Ora eseguiamo 3 catenelle. 1, 2 e 3. Dobbiamo procedere in questo modo. Dobbiamo fare una maglia alta e un aumento nella successiva. Una maglia alta e un aumento nella maglia successiva. Quindi questa è la nostra prima maglia alta. Nella maglia successiva quindi dobbiamo fare un aumento, cioè 2 maglie alte nella stessa maglia di base. Quindi 1 e 2. Alla fine avremo in totale 12 maglie alte. Quello singolo, la maglia alta singola e nella maglia successiva un aumento. 1 e 2.
terminiamo il giro facendo sempre una maglia bassissima, scusate, sulla terza delle 3 catenelle. E questo è il nostro secondo giro. Facciamo 3 catenelle, 1, 2 e 3. Ora procediamo in questo modo: eseguiamo 2 maglie alte in 2 maglie diverse e poi sulla terza un aumento. Quindi questa è la prima maglia. Nella maglia successiva eseguiamo un'altra maglia alta. Nella maglia ancora successiva eseguiamo un aumento. Quindi 2 maglie alte nella stessa maglia. Quindi 1 e 2. Quindi proseguiamo di nuovo: una maglia alta nella maglia successiva, ancora una maglia alta nella maglia successiva, e nella maglia ancora successiva facciamo un aumento. Uno, e nella stessa maglia un'altra maglia, perché stiamo facendo l'aumento. Ok, dobbiamo procedere sempre allo stesso modo, quindi 2 maglie alte e un aumento. In totale dovremmo avere 24 maglie alte. Ci vediamo direttamente alla fine del giro. Chiudiamo il giro sempre con un punto bassissimo sulla terza delle 3 catenelle iniziali. Adesso 3 catenelle, 1, 2, 3, e dobbiamo eseguire 3 maglie alte e un aumento. Quindi 1, la prima maglia alta è sostituita dalle 3 catenelle, maglia successiva facciamo una maglia alta, di nuovo maglia successiva facciamo una maglia alta e siamo quindi a 3 maglie alte. Nella maglia successiva dobbiamo fare un aumento. 1 e 2. Vedete? 3 maglie alte e un aumento. Proseguite sempre così fino alla fine, chiudendo sempre il giro con una maglia bassissima all'interno della terza delle 3 catenelle iniziali. In totale dovremmo avere 30 maglie alte. A questo punto, dopo aver chiuso anche quest'altro giro, dobbiamo eseguire 6 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saltiamo 2 maglie di base e sulla terza eseguiamo un punto basso. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5. Saltiamo 2 maglie di base e sulla terza facciamo una maglia bassa. Di nuovo 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5.
saltiamo 2 maglie di base ed eseguiamo una maglia bassa sulla terza. Di nuovo 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5. Saltiamo 2 maglie di base, 1 e 2, e sulla terza facciamo un punto basso. Proseguiamo così fino alla fine e vi faccio vedere come proseguire. Allora, ho eseguito le ultime 5 catenelle e faccio un punto bassissimo sulla prima catenella delle 6 iniziali ed eseguo un punto bassissimo. Ora io mi devo portare sulla terza catenella di questo archetto di 5 e quindi cosa faccio? Eseguo 2 punti bassi, anzi 3 punti bassissimi all'interno delle catenelle e mi porto proprio al centro dell'archetto. Quindi questi sono tutti punti bassissimi. Eseguo 8 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Nell'archetto successivo, l'archetto di 5 catenelle, inserisco l'uncinetto sulla terza, su quella centrale, sulla terza catenella ed eseguo un punto basso. Sette catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Inserisco l'uncinetto all'interno della terza catenella dell'archetto successivo, quella proprio centrale, ed eseguo un punto basso. Di nuovo 7 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Vado nell'archetto successivo, inserisco l'uncinetto all'interno della terza catenella, che è quella centrale, ed eseguo un punto basso. E proseguiamo così fino alla fine, quindi 7 catenelle e un punto basso all'interno della terza catenella dell'archetto successivo. Ho eseguito le ultime 7 catenelle e vado ad agganciare l'uncinetto facendo un punto bassissimo all'interno della prima delle 8 catenelle iniziali e faccio un punto bassissimo. A questo punto, terminato questo giro, ne dobbiamo fare un altro uguale e quindi ci posizioniamo a metà del primo archetto, spostandoci con dei punti bassissimi all'interno delle catenelle. Quindi inseriamo l'uncinetto nella catenella successiva e facciamo un punto bassissimo, e questo è il primo, devono essere 3. Catenella successiva e facciamo un punto bassissimo, catenella successiva, che è quella centrale, e facciamo un altro punto bassissimo. Siamo al centro dell'archetto ed eseguiamo 8 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Andiamo nell'archetto successivo, ci posizioniamo con l'uncinetto all'interno della terza catenella, che è quella proprio centrale, ed eseguiamo un punto basso. Di nuovo
7 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Archetto successivo, catenella centrale, che è la terza, vedete? Inserisco l'uncinetto ed eseguo un punto basso e proseguo così fino alla fine. Ho completato le ultime 7 catenelle e a questo punto eseguo un punto bassissimo all'interno della prima catenella delle prime 8. Ok. Dobbiamo procedere come il giro precedente, però facendo a questo punto solo 5 catenelle, non 7. Quindi, come prima, mi posiziono al centro dell'archetto, quindi eseguo 3 punti bassissimi, sempre con tanta pazienza perché il lurex è un po' antipatico. Allora, mi posiziono al centro dell'archetto ed eseguo 6 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vado nell'archetto successivo ed inserisco l'uncinetto all'interno della terza catenella ed eseguo un punto basso. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, archetto successivo, terza catenella, inserisco l'uncinetto ed eseguo un punto basso. E proseguo così fino alla fine. Sono arrivata alla fine del giro ed eseguo un punto bassissimo all'interno della prima delle 6 catenelle lavorate inizialmente e faccio un punto bassissimo. Dobbiamo ripetere un altro giro uguale a quello precedente, quindi mi posiziono all'interno dell'archetto, nel punto più alto dell'archetto facendo 3 punti bassissimi e vado proprio al centro dell'archetto, 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e vado nell'archetto successivo, inserisco l'uncinetto all'interno della terza catenella, che è quella centrale, e faccio un punto basso. E di nuovo 5 catenelle, un punto basso all'interno della terza catenella e così via fino alla fine. Ho completato anche questo giro facendo un punto bassissimo all'interno della prima delle 6 catenelle iniziali. Ora dobbiamo fare il bordino finale. Allora inseriamo l'uncinetto all'interno dell'archetto di 5 catenelle e facciamo un punto bassissimo, 3 catenelle, 1, 2, 3, filo sull'uncinetto ed eseguiamo 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Dobbiamo fare ora un pippiolino, quindi 3 catenelle, 1, 2, 3 e all'interno della quarta di questa della maglia alta, che sarebbe la quarta, perché 1,
2, 3, 4. All'interno di questa maglia alta eseguiamo un punto basso, quindi inseriamo l'uncinetto e facciamo un punto basso e abbiamo il nostro pippiolino. 3 maglie alte, sempre all'interno dell'archetto, 1, 2 e 3, e all'interno della maglia bassa sottostante eseguiamo un punto bassissimo e di nuovo eseguiamo lo stesso identico schema per ogni archetto di 5 catenelle. Quindi inseriamo l'uncinetto all'interno dell'archetto, tiriamo fuori il filo e facciamo un punto bassissimo, 3 catenelle, 1, 2, 3 e 3 maglie alte all'interno sempre dell'archetto. 1, 2 e 3. 3 catenelle, 1, 2, 3 e nella stessa maglia alta di base eseguiamo un punto basso. Di nuovo 3 maglie alte sempre all'interno dell'archetto, 1, 2 e 3 e un punto bassissimo nella maglia bassa successiva del giro precedente. E proseguiamo sempre così per ogni archetto. Ok, ora eseguiamo un punto bassissimo proprio all'inizio del giro. 2 catenelle e tagliamo. Nascondiamo il filo facendo un nodino e tagliamo l'eccesso. Non ci resta che sistemare la campana sulla forma di polistirolo. Dimenticavo di dirvi che vi serviranno degli spilli. Perché ogni pippiolino andrà agganciato, attaccato proprio alla forma di polistirolo e dovete tirare molto perché dovete dare una forma a questa campana perché è molto elastico il punto che abbiamo usato. Tirate tranquillamente perché non si rompe, almeno in teoria. Deve essere molto teso il filato, così avrete un risultato ottimale. Una volta che avete completato, aggiustate i punti che vi sembrano più lenti . Date la forma che preferite.
Dopodiché prendete una ciotolina con della colla vinilica e un pennello e passate la colla vinilica direttamente sulla campana. Non vi preoccupate perché poi la colla si asciugherà completamente diventando trasparente, non vi lascerà loni, non vi lascerà patine bianche, diventerà assolutamente trasparente. Io ho seguito lo stesso identico procedimento per questa e potete vedere che non c'è alcuna patina. Va bene, e una volta eseguita questa operazione dovete lasciarla ad asciugare almeno 24 ore. Se avete una fonte di calore non troppo forte, sicuramente non vi dico di utilizzare il forno perché altrimenti si forma la patina bianca, però magari potete metterli sul termosifone, però magari all'interno, cioè poggiati su uno strofinaccio, qualcosa che renda più leggero il calore del termosifone. Perché comunque l'asciugatura deve essere lenta, perché le fibre devono proprio impregnarsi della colla. Io generalmente lascio asciugarli, li lascio asciugare per 24 ore in modo naturale, senza fonti di calore, senza forno, senza termosifone e senza niente. Vi faccio vedere ora come realizzare invece il pendolo all'interno.